Ciao a tutti, bentornati in Pizza Time. Oggi vedremo come fare una spugna. Beh, più che altro un impasto spugna, detto sponge. Un impasto fatto a casa e specifico per pizza napoletana. Allo stesso tempo poi cercheremo anche di capire le differenze con gli altri preimpasti tipici, come ad esempio la biga del Polish che tutti conosciamo. Quindi oggi vi spiegherò come fare a casa un impasto Sponge 100. Ho deciso di fare questo video perché al momento non c'è niente di particolare su YouTube, quindi credo possa essere d'aiuto a tutti i curiosi che vorranno tentare questa tipologia di preimpasto. Lo sponge, che in italiano vuole dire appunto spugna, è un impasto indiretto ed è un metodo di panificazione noto già da diversi anni, specialmente in Francia, ed utilizzato particolarmente per impasti dolci. E dove è noto con un nome diverso che significa levatura di lievito, non vi dico in francese perché sono una capra in francese. Comunque, trattandosi di un preimpasto, possiamo vederlo alla stessa stregua dei preimpasti più famosi che tutti noi conosciamo da tempo, come ad esempio il Polish o la biga. Come sempre per i preimpasti il processo si divide in due fasi distinte, quindi nella prima fase verrà realizzato il nostro preimpasto, in questo caso sarà spugnoso e fatto con farina, acqua, lievito e talvolta anche sale. Questo verrà poi fatto fermentare per un determinato numero di ore e verrà poi completato successivamente con la seconda fase, dove faremo un normale impasto, quindi aggiungeremo alla sponge anche il resto degli ingredienti. Quindi fin qui non ci sono particolari differenze con Polish e biga. Anche qui possiamo ovviamente optare per diverse percentuali di idratazione, ma anche diverse percentuali di preimpasto, a seconda di quanta farina utilizzeremo appunto nella prima fase, e decidere poi quanta quantità di lievito e sale mettere in ogni fase. Per facilitare il tutto, oggi vi farò vedere una sponge 100, quindi simile ad esempio alla biga 100. Utilizzeremo quindi il 100% della farina nel preimpasto e useremo anche tutto il lievito nella prima fase, proprio per facilitare la ricetta. Avremo quindi una sponge idratata al 60% per raggiungere poi un'idratazione finale dell'impasto al 70%. Faremo una pizza napoletana, ma sarà ovviamente possibile utilizzare la ricetta anche per pizza in teglia, aumentando ad esempio l'idratazione anche all'80%. Come risultato finale dovremmo avere un impasto diverso dal Polish, che solitamente vediamo in forma più liquida, e leggermente diverso anche dalla biga, che invece ha una consistenza come ad esempio degli gnocchetti. Come potete vedere anche nel mio canale, nel video Biga 100 in alto a destra. Quindi ora seguitemi! Allora, iniziamo subito con la preparazione del preimpasto. Quindi per la sponge avremo bisogno di 700 g di farina forte come abbiamo detto. Sarà una sponge al 60% di idratazione, quindi per quanto riguarda la prima parte di acqua, per la sponge utilizzeremo 420 ml d'acqua. Per il sale avremo un totale di 18 g di sale, ne metteremo metà adesso, quindi 9 g adesso, l'altra metà successivamente. Per il lievito 1,8 g di lievito. Nella fase successiva non dovremmo ovviamente più aggiungere farina perché si tratta di una sponge 100, ma aggiungeremo soltanto l'acqua e l'altra metà del sale. Quindi iniziamo subito con la sponge. Come al solito potremmo sbriciolare il lievito direttamente nella farina oppure sbriciolarlo e scioglierlo nell'acqua, che è quello che sto facendo al momento. Per tutta questa fase di preimpasto utilizzeremo una forchetta. Assicuriamoci di aver sciolto perfettamente il lievito, che non vi siano depositi sul fondo, e aggiungiamo tutta l'acqua nella farina. Cominciamo a dare una mescolata. Possiamo aggiungere anche il sale e, come anche per la biga, non dovremmo impastare più di tanto, basteranno soltanto 2 o 3 minuti. Non vogliamo formare il glutine, ma soltanto eliminare, diciamo, la farina. Quindi ci fermeremo non appena non ci sarà più farina sul fondo o sui bordi della bowl. L'ultimo minuto possiamo anche continuare con le mani, non è un impasto appiccicoso. E vediamo che dopo circa 3 minuti la nostra sponge è pronta. Non abbiamo più depositi di farina, come vediamo, né sul fondo né sui bordi. L'impasto risulta ancora molto grezzo, quindi adesso copriremo e lasceremo riposare per un'ora a temperatura ambiente. Trascorsa un'ora a temperatura ambiente, vediamo come si presenta l'impasto.
Quindi adesso 15 ore in frigo a temperatura controllata e poi chiuderemo l'impasto. Perfetto, prendiamo il nostro impasto dal frigo, ecco come si presenta, molto più gonfio. Quindi adesso lo lasceremo massimo 2 ore a temperatura ambiente e poi procederemo con la seconda ed ultima fase di impasto, quindi la chiusura. Quindi ricopriamo e aspettiamo 1 o 2 ore. Ok, quindi dopo il riposo a temperatura ambiente, per completare il nostro impasto, quindi utilizzeremo la sponge tutta. Ovviamente qui sto usando una planetaria, è possibile completare il tutto anche a mano. Per velocizzare utilizzerò la planetaria. A mano semplicemente farete probabilmente qualche piega in più. Avendo semplificato questo impasto sponge, non dovremmo più aggiungere ulteriore farina, ma semplicemente acqua e sale. Per quanto riguarda l'acqua, soltanto 70 grammi, appunto per arrivare al 70% di idratazione totale. Se volete raggiungere un po' di meno, ovviamente mettete meno acqua per avere meno idratazione. E poi ovviamente il resto del sale, se vi ricordate abbiamo detto metà del sale nell'impasto sponge e metà invece per la chiusura dell'impasto. Quindi semplicemente avremo questi altri 9 grammi di sale che verranno aggiunti. Iniziamo innanzitutto a far impastare la sponge, quindi diciamo per un paio di minuti a bassa velocità, e aggiungeremo la prima parte d'acqua. Una volta aggiunta l'acqua possiamo anche alzare leggermente la velocità. Man mano che l'acqua si sarà rappresa ne aggiungeremo ancora. Quindi come al solito procederemo ad aggiungere ulteriore acqua non appena quella precedente sarà inglobata nell'impasto. Finita metà dell'acqua o poco più, aggiungeremo anche tutto il sale. E ora la parte finale dell'acqua. Quando l'impasto si staccherà da solo dal fondo e dai lati, potremmo anche spegnere. Come vediamo l'impasto sembra ben incordato. Possiamo dire che è pronto, anche perché è poco appiccicoso e comunque lo vediamo elastico. Elasticità ulteriormente migliorata grazie al preimpasto ovviamente. Volendo è possibile fare anche dei rigeneri adesso, quindi fare un 10 secondi a massima velocità, poi fermarsi e far riposare, ma in questo caso non credo ce ne sia bisogno. Quindi adesso dovremmo semplicemente coprirlo e lasciarlo riposare per un'ora a temperatura ambiente. Vedete voi se lasciarlo già in questo recipiente oppure in un recipiente oleato. Prima del riposo facciamo giusto un paio di pieghe, quindi verseremo il nostro impasto sul banco. Possiamo anche bagnarci leggermente le mani con l'acqua o con un po' d'olio se preferite. Ed ecco la nostra piega completata. Quando avrà assunto appunto una forma di una mozzarella, come in questo caso, l'impasto possiamo dire che è pronto. Lo chiudiamo leggermente e lo rotondiamo con una pirlatura e adesso è pronto per riposare. Ve lo faccio vedere anche da vicino per capire meglio che struttura deve avere. Vediamo, deve essere molto liscio. E adesso di nuovo a riposo, un'ora a temperatura ambiente. Poi procederemo con lo staglio del nostro impasto sponge. Passata un'ora a temperatura ambiente siamo pronti per lo staglio. Faremo dei panetti da 250-260 grammi, magari 260 perché vogliamo fare una pizza contemporanea, quindi con cornicione un po' più pronunciato. Lasciamo cadere il nostro impasto sul banco. Perfetto. Una volta pesati 260 grammi, diamo una forma al panetto. Devo dire che anche facendo i panetti si sente questa struttura spugnosa dell'impasto. È molto morbido e leggero in mano. Una leggera pirlatura
Cerchiamo di chiuderlo sotto ed ecco il primo panetto pronto. Procediamo così anche per tutti gli altri. Quindi come vediamo con questa ricetta abbiamo 4 panetti da 260 grammi e un altro più piccolo per un panuozzo, per esempio. Quindi adesso lasceremo il tutto a temperatura ambiente per l'appretto, per l'ultima lievitazione, prima appunto di infornare, e quest'ultimo passaggio richiederà un 2 o 3 ore a temperatura ambiente. Ed eccoci pronti per la prova in cottura. Come sempre utilizzeremo un forno elettrico portatile, in questo caso Spice Caliente. Cercheremo di non infornare come al solito a 500 gradi o oltre, ma ci manterremo, come anche succede per una biga, ad una temperatura su pietra di circa 450 gradi o anche meno. Procederemo come al solito con un bagno nella semola ed utilizzando i polpastrelli dal centro, spingendo l'aria verso l'esterno, in modo appunto da avere un cornicione un po' più importante. Procediamo allargando il nostro impasto sponge. Non so se riuscite a capirlo dal video, ma non ho praticamente dovuto stendere il panetto, si è praticamente steso da solo. Lo trasferisco poi sulla pala barella, sto usando una pala Vesuvius in questo caso, se volete potete trovare la recensione cliccando in alto a destra. Allargo un altro po' l'impasto perché voglio una dimensione estrema per questo fornetto, quindi proveremo 30 o 31 cm di diametro. Dopo circa 70 secondi, ecco la nostra marinara. Vediamo un'ottima cottura anche alla base della pizza. È un impasto veramente incredibilmente morbido e leggero al tatto e credo lo sia ancor più della biga o del Polish ad esempio. Abbiamo una bella alveolatura ma forse leggermente meno pronunciata di quella che otteniamo con la biga. Ora facciamo una margherita, anche qui l'impasto si è praticamente steso da solo in pochi secondi e sembra avere in mano veramente una nuvola. Vediamo anche qui un risultato eccellente da pizzeria, il piatto è da 33 cm, quindi siamo riusciti anche qui con un diametro al limite per questo fornetto. Possiamo forse dire che è così morbida che si taglia con un grissino. Anche qui possiamo notare delle belle alveolature. Ecco il dettaglio in foto. Sono circondato dalle pizze. In definitiva devo dire che nonostante io sia un fan della biga, in particolar modo della biga 25, devo dire che questo mio primo esperimento sponge mi ha veramente sorpreso, il gusto è incredibile, così come anche la scioglievolezza, e quindi vi consiglio caldamente di provare questa ricetta. Poi ovviamente potete anche adattare la ricetta in base alle vostre esigenze, potete, come dicevo, ad esempio diminuire la percentuale di idratazione, o ad esempio possiamo fare una sponge 50 piuttosto che una sponge 100, come quella che vi ho appena mostrato in questo video. Ma credo che comunque farò ulteriori prove con questo impasto perché è veramente spettacolare. E questo è tutto per oggi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi anche un like, iscrivetevi al canale e fatemi comunque sapere nei commenti se avete avuto modo di provare questa ricetta. Come sempre vi ringrazio per la visione e vi aspetto numerosi nel prossimo video.